Buongiorno ragazzi! Ciao e ben trovati, buongiorno! Altra giornata a Budapest. Abbiamo ripreso la metropolitana e siamo venuti in un altro punto della città molto importante. Siamo fissati con i ponti e quindi ci troviamo proprio di fronte al Ponte della Libertà. E la libertà nella van life è il clou, no? Proprio, esatto. Siamo nel posto giusto. Bellissimo ponte in ferro, tutto dipinto di verde, spicca molto, poi con questa giornata di sole fortunatamente. È del periodo del XIX secolo. Ci sono 4 sculture di Turul, così si chiamano, e uno stemma araldico proprio nel centro. Ed ora non ci fermiamo qui, ma attraversiamo la strada e di fronte a noi c'è un palazzo altrettanto interessante, storico, dove all'interno c'è il mercato centrale, quello diciamo che facevano da secoli. E a noi i mercati, lo sapete, ci piacciono un sacco. Dovrebbe essere su più piani, quindi andiamo a vedere, insomma pare essere interessante, così abbiamo letto. Qui abbiamo anche l'Università di Corvino, ma il palazzo che interessa a noi è subito dopo. C'è anche l'Aldi, ragazzi, ci siamo immersi subito all'interno di questo bellissimo palazzo, all'interno del quale, come diceva Marta, c'è questo mercato coperto. Esatto. Il mercato centrale. Sì, l'edificio è tutto in stile Liberty, quindi a vetrate, finestre molto grandi, tutto decorazioni in ferro, colonne portanti in ferro. Ora vi facciamo vedere qualche immagine. La cosa curiosa è che non c'era mai capitato di trovare, nel piano sotto c'è il supermercato Aldi. Di solito quando c'è il mercato coperto ci sono i banchi singoli nella struttura, però ecco, sotto un piano dedicato all'Aldi. Poi qui cibo, alimenti, e credo al piano di sopra ci siano souvenir, manufatti e cose varie. Ora vi facciamo vedere. Io ho già addocchiato un po' di salami, formaggi. E di prima mattina ti fanno venire subito fame. E poi iniziamo l'esplorazione. Questo è il famoso vino Tokai. 5.000 bottiglie. 6.000. Questo è 10.000. Qui abbiamo trovato il famoso vino ungherese, il Tokai, Molto famoso. che è quello più pregiato di tutta la zona. Sì. E qui vendono esclusivamente Tokai, C'hanno anche la pasta. Ma che pasta è questa? Qui devono fare dei dolci molto buoni. Questi sono dolci, vero? Non sono salati. È il tipico dolce tradizionale. Questo ispira, vero? Sembra la pasta dei nostri bomboloni, così. E poi li ripiena. Praticamente fa una striscia di pasta, le arrotola e diventa un camino, perché infatti si chiama dolce camino, tradotto dall'inglese. Poi le mette in forno, diventano tutti scuri abbronzati, ci spennella lo zucchero sopra e poi ci va ad appiccicare sopra tutte le granelle di pistacchio, le cose varie.
Esatto. E poi credo che si possano riempire con panna, gelato, eccetera, eccetera. E poi credo anche che si possano mangiare. Direi. Questi sono i tipici salami ungheresi. Tra parte in Ungheria non puoi non trovare i salami ungheresi. E qui siamo nel reparto frutta e verdura. More, lamponi, mirtilli, ciliegie. Meno uno. Allora, abbiamo scoperto che c'è anche un piano di sotto, dove dovrebbe esserci il reparto pesce. Infatti si sentiva nell'aria questo odore salire e non si capiva perché qui c'era solamente carne E verdure. e verdura. in parte. Infatti andando di sotto, un po' buio, scopriamo Mamma mia, un altro reparto, ma qui è praticamente una città nella città. poi tutte le insegne vecchie, belle. Senti che profumo, che odore di sottolio, di sottaceti. Qui abbiamo tutti i sottaceti, cipolline, cipollette, fagiolini. Artisti, Adesso andiamo al piano di sopra, così possiamo ammirare tutto il mercato dall'alto. Qui già abbiamo un'altra tipologia di negozi. Qui siamo al piano superiore dove ci sono tutti i negozi di souvenir. Qui abbiamo anche tutte le matrioska di Budapest. Si avvicina l'ora del pranzo e qui ci sono dei piatti che sono messi in vetrina proprio per attirarti. Qui abbiamo anche la famosa zuppa di goulash, grigliata di maiale, il box di pesce.
E qui dietro, ragazzi, abbiamo una bella varietà di cubi di Rubik. Vi dice niente Rubik? Dovete sapere che l'invenzione di questo cubo è nata proprio qui in Ungheria. Infatti il suo ideatore Emo Rubik lo inventò nel 1974, proprio qui in Ungheria. Ora vi poniamo un quesito, vediamo se sapete la risposta. È nato prima l'uovo o la gallina? Lui lo sa, lui la risposta ce l'ha, però non può parlare e non ce la può dire. Secondo me lui invece sa qui dove si mangia bene. Ed ecco il pranzo, ragazzi. Io mi sono preso un panino col salamino ungherese, non poteva essere altrimenti. No, non poteva resistere. Poi c'è il formaggio, a vedere tutti questi salumi appesi, questi formaggi. Mi sono fatto fare il panino col salame e il formaggio, mentre Marta l'ha preso con... L'ho preso con il pollo, insalata, pomodori, però al momento io non ho fame, non come Fede che io me lo divoro subito. Se lo mangia in 30 secondi, io mangio fra pochino, ora lo metto nello zaino, ancora non ho fame. Do 2 morsi e poi andiamo all'aperto perché abbiamo bisogno di prendere un po' di sole. Stai prendo io. No, erbe io. Usciti dal mercato, percorriamo adesso una delle strade più belle della città. È area pedonale, quindi si cammina tranquillamente. È una sorta di corso centrale. Váci utca si chiama, se lo pronuncio bene. Camminando lungo questa via ci siamo imbattuti in questo negozio di cubi di Rubik e qui in questa vetrina abbiamo il cubo originale, il primo cubo inventato da Erno Rubik, che era nato proprio qua, e il signore del negozio gentilmente ci ha fatto entrare per dare un'occhiata alla vetrina che ha fatto una sorta di museo. E non ci avevamo pensato, ma l'invenzione risale al 1974. Quest'anno siamo nel 2024 e quindi sono esattamente 50 anni che è stato inventato il cubo. Mamma mia, che emozione! Ovviamente dentro al negozio abbiamo dei cubi di tutte le forme e di tutti i colori e non manca il cubo fatto con la Lego. Eccolo qui, il cubo di Rubik fatto con la Lego. Il signore poi del negozio ci ha anche detto che Rubik è ancora vivo. Noi gli si è chiesto, ma è vivo o è morto? Perché comunque dagli anni 70, 40 anni fa, ha detto che è un ottantenne in salute ovviamente, e vive tra Budapest e il Canada, quindi fa la spola avanti e indietro. Sicuramente ha avuto gran successo con la sua invenzione. E voi l'avete mai provato a comporre il suo cubo? Io mi ricordo da piccolo ce l'avevo. Ci siete riusciti? Scriveteci il numero delle facce e se ci siete riusciti o meno nei commenti, grazie. Ma dove vai te? Qui non puoi passare, c'è l'area pedonale e c'è il divieto di transito ai monopattini. È rimasto di pietra quando gliel'ho detto.
Eccoci qua di fronte alla grande sinagoga di Budapest. E grande è l'aggettivo giusto, perché pensate un po', è la più grande sinagoga in tutta Europa ed è anche la quarta nel mondo. Infatti ha delle dimensioni molto elevate, molto capienti anche. Esatto, è lunga 75 metri, 25 larga, ha le due torri centrali che vedete dietro di me, che sono alte 43 metri e può ospitare fino a 3000 posti a sedere. La sua costruzione risale a metà del 1800. Il suo stile richiama degli elementi moreschi, oltre che neoclassici e romantici. E pensate che la sinagoga di New York sia ispirata a questa dell'Ungheria quando è stata costruita. E qui sul retro della sinagoga abbiamo anche il memoriale per l'Olocausto, questa sorta di albero. Abbiamo preso un'altra metropolitana e ci siamo teletrasportati in questo luogo che è uno dei simboli di tutta la città. È l'icona di Budapest, se guardate ogni cartolina, ogni modellino, c'è il simbolo di questo palazzo, che non è un palazzo così, è il Parlamento di Budapest, famoso, un palazzo in stile gotico di dimensioni veramente assurde. Oltre che gotico ha anche delle influenze neobarocche e neoromantiche. Veramente imponente, quando uscite dalla stazione della metropolitana alzate la testa, vi rimane il collo bloccato, ve l'assicuro, perché cioè, è suggestivo e dice essere ancora più suggestivo la sera tardi, quando accendono tutte le luci, pare che sia illuminato veramente quasi a giorno e che suggeriscano insomma di vederlo. Venne costruito alla fine del 1800 da un architetto ungherese di nome Stendhal. Ed è uno dei parlamenti più grandi di tutto il mondo, pensate. Infatti la sua altezza è di tipo 96 metri ed ha una superficie di ben 18.000 metri quadrati. Sempre per darvi un po' di numeri, per rendervi conto, ha 27 ingressi e 10 cortili. Beh, non si dovrebbero dar noia ai parlamentari, vedi? Esatto. Che dici? C'ha solo un problema questo Parlamento,
che per visitarlo dovete prenotare con largo anticipo una visita guidata. Non potete andare per conto vostro, ma dovete fare una visita guidata che dura 45 minuti e vi porta a vedere le attrattive principali. Probabilmente per ragioni di sicurezza non fanno andare, diciamo, il turista o il visitatore in giro per le stanze libero. Anche perché forse ti perderesti. Ma non lo so, effettivamente è immenso. Ma fanno appunto delle visite accompagnate e guidate. E anche la visita comunque bisogna stare dietro la guida, quindi vi stanno un po' col fiato sul collo e dovete pedalare. Noi che facciamo foto e video non potremmo comunque soffermarci a riprendere le cose che abitualmente facciamo. Anche perché alcune cose, come la corona ungherese del re, è custodita all'interno ed è vietato fotografarla e riprenderla in video. Pensate un po' che all'ingresso pare che ci siano dei controlli stile aeroporto con tanto di metal detector e tutto. È vero che è un Parlamento, ma insomma... L'aeroporto, dove devi andare? Infatti, sono un po' fiscali, diciamo. Qui c'è questo memoriale, ci sono tutti dei fori, sembrano di proiettile, ed è in memoria di un fatto avvenuto nel 1956. Ovvero in questa data ci fu una manifestazione pacifica di studenti e operai che scesero in piazza a Budapest per protestare contro l'occupazione sovietica del paese. Il giorno dopo i carri armati entrarono nella città e ci fu una repressione totale con tantissimi morti. Sotto al Parlamento c'è un'area chiamata Lapidarium, ci sono vari reperti e diversi pannelli illustrativi con fotografie e disegni di tutta la struttura. Praticamente sono tutte queste statue messe in tutti i punti sulla torre. Come decorazione delle torri. Stavo leggendo proprio nel pannello informativo che questa volta, questo tunnel dove ci troviamo noi adesso, è uno degli innumerevoli tunnel che passano praticamente sotto al Parlamento. Quindi pensate a quello che ci potrebbe essere là sotto. Qui c'è la torre sud, una fotografia con la didascalia che riporta i danni subiti nel 1945.
Qui abbiamo una fontana molto particolare, praticamente esce tutto il vapore acqueo e la gente ci passeggia sopra e quindi andiamo anche noi. Ti rinfresca? Ah, senti che bel frescolino. Ci si rinfresca un po'. Nebulizza, È nebulizzatore, sì, Pare sì. di essere delle piante. Ci hanno preso per piante. Ah, senti che faccia, che bellezza. Sono anche poliziotti, tutti a rinfrescare. Sì, anche loro si refrigerano. Ci siamo spostati in un'altra panchina all'ombra, mentre dietro di noi passa uno di questi coloratissimi tram ungheresi, Gialli, tutti belli colorati. bellini, molto usati dalla popolazione, è vero. E in questo frangente vogliamo anche dirvi da dove viene il nome di Budapest. Esatto, perché il primo giorno vi abbiamo detto che la capitale è divisa con il passaggio del Danubio centrale nella zona di Buda più collinare e Pest più pianeggiante, dove ci troviamo poi noi adesso. La zona di Buda, dove appunto è il castello reale, risiede il castello reale, quello che abbiamo visto ieri, prende il nome pare, così i manoscritti di storia riportano, dal fratello di Attila, che si chiamava, pare, proprio Buda. Infatti la parte di Buda ha delle origini celtiche e poi romane, mentre la parte di Pest deriva dalla parola slava pestera, che significa caverna, in riferimento proprio alle grotte sotterranee, appunto caverne, dove era contenuta e si trova tutt'oggi l'acqua calda termale, perché come sapete vi abbiamo detto Budapest è una città termale e in riferimento proprio alle terme non c'entra niente, apro e chiuso parentesi. Dove vuoi arrivare? In riferimento alle terme che sono calde, no? C'è bisogno di rinfrescare, quindi ci vuole la bilancia, quindi qualcosa di fresco, vi viene in mente qualcosa di fresco? A me sì. A te sì, non avevo dubbi. Abbiamo deciso di prenderci un bel gelato perché anche oggi è una gran giornata calda. E quindi andiamo a cercare il gelato. E vai!